Ciao e benvenuti a Pillole di Python, ultima puntata relativa all'uso avanzato delle liste. Completeremo il nostro programma aggiungendo nuovi metodi di manipolazione. Via! Continuiamo la nostra carrellata sulla istruzione e sui metodi legati alle liste. Intanto iniziamo con questa definizione. Definiamo una lista composta di caratteri alfabetici dalla A alla F. Noi abbiamo la possibilità di accedere alla lista attraverso il sistema di slicing, vuol dire possiamo scrivere in questo modo, visualizzare tutti quanti gli elementi appartenenti alla lista a partire dalla posizione 1, ricordiamo che l'indice parte dallo 0, fino alla posizione 3 non compreso, quindi sostanzialmente l'1 e il 2. Posizione con indice 1 e 2 sono le lettere B e C. Possiamo anche scrivere quest'altro tipo di costrutto, che significa stampami tutti gli elementi fino all'indice 4 escluso, quindi gli indici 0, 1, 2 e 3. Ancora possiamo scrivere, rovesciando la sintassi, scrivi tutti quanti gli elementi a partire dall'elemento con indice 3, partendo con A0, B1, C2, D3, quindi dal D in poi stampami tutto quanto. Infine abbiamo la definizione omnicomprensiva che dica scrivimi tutto quanto, tutto l'elenco, tutta la lista che corrisponde a T. Vediamo altri metodi. Partiamo dalla lista T1 che contiene A, B e C. Noi possiamo scrivere T1.append D. Se poi mostriamo T1 abbiamo visto che abbiamo inserito in coda alla nostra lista il carattere D. Possiamo anche fare così, il 2 uguale e F, e scrivere in questa maniera. T1 estende T2. Adesso noi stampiamo T1. Vediamo che abbiamo esteso da T1 a B, C e D, inserendo anche la parte della T2 e F. Quindi con extend noi possiamo inserire una parte di una seconda lista in coda alla lista principale. Da questa lista DCE BA noi possiamo scrivere T.sort e richiedere l'ordinamento interno della lista, tant'è che quando ne stampiamo poi T vediamo che gli elementi all'interno della lista sono stati ordinati in maniera alfabetica. Partiamo dalla nostra lista classica ABC, noi possiamo scrivere x uguale t.pop 1. Che significa tpop1? Noi stampiamo la lista, vediamo che abbiamo eliminato l'elemento di posizione 1 indicizzato 0, quindi il secondo elemento. Tale elemento è stato inserito nella variabile x. Poi ripartiamo dalla nostra lista, possiamo scrivere del T1 e ottenere lo stesso effetto, cioè possiamo sia estrarre con un pop dalla posizione 1 l'elemento e portarlo nelle variabili x, oppure semplicemente cancellarlo dalla nostra lista. Infine abbiamo quest'altra possibilità.
t.remove l'elemento B, cioè oltre che come indice possiamo eliminarlo nominalmente. Ancora prendiamo questa lista un po' più lunga, c'è una ragione, possiamo scrivere del 1, 2 punti, 5. Scusate, del T 1, 2 punti, 5. A questo punto la lista corrisponde a A e F, quindi è rimasto l'elemento 0 e l'elemento di posizione 5. Dal momento che con questa notazione ci fermiamo all'elemento precedente a quello numerato, abbiamo tolto tutti gli elementi da 1 a 4. Di indice da 1 a 4 abbiamo B, C, D ed E. F è indice 5, non è stato. Passiamo ora alle funzioni legate alla lista. Partiamo da questa lista di numeri interi. Noi possiamo scrivere print len nums 6. La lunghezza della lista è di 6, vale 10, sono 6 elementi indigitati da 0 a 6 meno 1, 5. Ancora possiamo chiamare min di nums 3. 3 è effettivamente il numero più piccolo della lista. Allo stesso modo abbiamo il max che è 74. Ancora possiamo chiedere attraverso una funzione la somma di tutti i valori della lista, 154. Infine, perché abbiamo la somma, possiamo fare la sum diviso len di nums, ottenere la media, 25,6. E per questa puntata abbiamo terminato. Se il corso è di vostro gradimento, se volete continuare a vedere pillole di Python, potete sottoscrivere il nostro canale su YouTube, cliccare su mi piace e seguire passo passo su tutti i social media. In particolare sul nostro blog tecnico pubblichiamo quotidianamente articoli su Arduino, Raspberry Pi, elettronica e programmazione. Vi diamo appuntamento alla prossima pillola.